Wow, che bello Francesca rivederti. Ciao, come stai? Grande piacere averti in museo. Grazie E mille. avere la società parmense di Tierra Carica, perché tu la rappresenti come presidente e quindi è un grande onore per noi avervi qui ospite. Io sono Francesca Sandrini, sono la direttrice di questo museo, un museo non tanto grande ma davvero prezioso per la città di Parma, legato alla storia del Ducato di Parma tra 7 e 800 e soprattutto a questa signora che ci guarda da dietro, Maria Luigia d'Asburgo, che pensa ad un posto d'onore anche per la nostra società. Assolutamente, ci arriveremo dopo, tu però ricordati hai una perla veramente incastonata su Parma, un gioiellino di museo. E ti faccio i complimenti e ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Grazie mille, grazie. Allora, da Luca Monducci, presidente della SPTA, Società Parmense di Tiro ad Avancarica. Oggi è una giornata importante per noi, ci troviamo in una location bellissima, fantastica e andremo a conoscere piano piano tutte le evoluzioni e tutte le possibilità che ci dà questa location. Tiro ad Avancarica, che cos'è? Lo impariamo oggi. È uno sport individuale, è uno sport che comprende varie discipline a partire dalla concentrazione, la testa, la mente, il cuore, la passione, per finire sulla meccanica, come vedremo con alcune armi, e con la chimica, perché la polvere nera è fisica e chimica. Per cui vado ad introdurvi subito due personaggi che non hanno bisogno di presentazione, ma lo facciamo ugualmente, sono due atleti della mia società. Roberto Vecchi, campione del mondo, vieni Roberto, vieni che conosciamo i nostri, e Andrea Vicini, pluripremiato, sportivo, ormai campione, credo tu abbia terminato la bacheca di riempirla perché hai mille cose da fare, per cui lascio la parola un attimo a Roberto che si presenta. Sono Roberto Vecchi e faccio come attività sportiva l'avancarica. L'avancarica nasce praticamente quando sono nate le armi, siamo attorno al 1300. Poi c'è stato uno sviluppo della polvere nera, uno sviluppo tecnologico, uno sviluppo estetico anche perché i grandi signori si facevano fare le armi. E arriviamo al 1900 dove si è sviluppata l'avancarica sportiva, cioè il tiro a segno di avancarica, che nasce in America. Come nasce? Nasce come duello tra virgolette, i collezionisti e i partecipanti alle rappresentazioni storiche dell'America, tipo guerra di indipendenza, guerra di successione, guerre indiane e così via. Dopodiché sbarca, dopo la guerra, anche in Italia. In Italia nel 1986 viene fondata la prima società di tiro a segno, la Lombardo Veneta. Annovera dei tiratori di alta classe e inizia anche il campionato nazionale. La prima gara si fa a Codogno, la seconda, che diventa una gara mondiale, si fa sempre a Codogno, dove si vedono tiratori di tutte le nazioni. Poi, aiutati dalle repliche, dalla costruzione delle repliche antiche, l'avancarica inizia a svilupparsi in tutte le città, specialmente al nord, poi al centro e poi anche al sud. Quindi puoi venire un attimo qui. Certo, eccomi qua. Assolutamente, grazie per la tua memoria storica. Parliamo un pochettino invece della Società Parmense di Tiro ad Avancarica. La storia della SPTA, Società Parmense di Tiro ad Avancarica, grazie all'idea, alla lungimiranza di alcuni personaggi del tempo che sono Marvasi, Barbutti, Vecchi, Albertini e Pinazzi. Pinazzi tra l'altro è ancora uno dei nostri atleti di punta. Decidono di fondersi e danno vita al primo nucleo operativo, quindi di società. La Società Parmense di Tiro ad Avancarica fa parte della CNDA. La CNDA è la
Consociazione Nazionale degli Archibugieri, una specie di federazione che ingloba tutte le società sportive che fanno il tiro ad avancarica. I nostri atleti partecipano a tutti i campionati nazionali, a tutti i campionati internazionali, agli europei e ai mondiali, attraverso la federazione mondiale che è la MLAIC, che è la Muscle Lord Association. E questo fa sì che abbiamo veramente nel panorama internazionale una partecipazione dei nostri atleti globale, ma soprattutto vincente. E infatti ne approfitto per ripresentarvi Andrea Vicini, pluricampione. Il suo sport preferito è salire sui podi, non riusciamo mai a tenerlo giù dai podi, per cui Andrea, per favore vieni qua e iniziamo a parlare un pochettino anche di quello che sono le discipline sportive, le tecniche anche, perché non c'è, come uno può pensare, magari semplicemente alziamo l'arma, puntiamo e spariamo, ma c'è tutto un mondo dietro, anche complesso, che parte dalla chimica, dalla polvere nera, dalla scelta delle pezzuole, eccetera, eccetera. Allora ti prego, tu che sei espertissimo, ti presenti e vai a spiegare a chi ci sta seguendo tutte le discipline esistenti. Grazie. Grazie Luca. Sono Andrea Vicini, atleta agonista nello sport del tiro a segno. Il tiro a segno prevede diverse discipline, non solo quelle moderne, ma come abbiamo visto anche quelle antiche. Nelle discipline moderne sono chiamate anche discipline accademiche, vuol dire che si tira con attrezzi moderni, tipo aria compressa, carabina e pistola d'aria compressa e pistola in piccolo calibro 22, quindi parliamo di pistola libera, carabina libera a terra, carabina a 3 posizioni. Mentre nelle armi storiche, nel tiro storico, abbiamo tutta una serie di specialità che vengono divise tra pistole sempre fucile, ma anche pistole e armi, carabine e fucili militari oppure prettamente da tiro. Andrea, ti ringrazio per la tua breve ma esauriente spiegazione sulle discipline. Facciamo un altro passo indietro un secondo perché desidero chiarire bene come è impostato l'organigramma e che cosa fa la Società Parmense di Tiro ad Avancarica, la nostra SPTA, per stare nel territorio. È presente ovunque, conta circa una trentina di atleti molto preparati. Le discipline e soprattutto le classificazioni, direi, si dividono tra pistoleri, quello che usano la pistola, e fucilieri, quelli che usano i fucili. Abbiamo naturalmente, che forse l'abbiamo dimenticato prima, tutti i nostri atleti partono da giovani, partono da piccolini, arrivano con che cosa? Col famoso tiro accademico. Aria compressa, che è la base con cui si può sviluppare la concentrazione, si può sviluppare la tecnica, si sviluppano i muscoli e si prepara l'allenamento per arrivare con una mente aperta a fare il risultato, perché alla fine quello che conta poi sono i risultati. Risultati presenti anche negli ultimi mondiali del 2024, a Valeggio sul Mincio, quindi in terra italiana. Era un po' di tempo che non riuscivamo ad avere più i mondiali in Italia, con risultati molto brillanti. Mi dispiace perché per impegni purtroppo professionali non siamo riusciti ad avere oggi con noi Luca Torelli, che è medaglia di bronzo di pistola, per cui avrei voluto veramente presentarvelo come si deve. Ma abbiamo un numero elevatissimo di podi, di risultati, di gran premi, di encomi, per cui è vivo e attualmente la nostra sede è all'interno del tiro a segno nazionale di Parma, in via Reggio, e noi naturalmente abbiamo corsi a tutti i livelli, preparazione per il tiro accademico, preparazione per i 10 metri, preparazione per i 25 metri, perché esistono vari tipi di tiri, quindi 25 metri di distanza, 50 metri di distanza, che omaggia tra l'altro una speciale classifica che è la Barsanti. Barsanti era un armaiolo di Parma, per cui in tutto il mondo c'è la specialità Barsanti, che è un tiro con pistola a 50 metri, per cui andiamo ai 100 metri con i fucilieri, andiamo ai 200 metri, ai 300 metri, per cui
c'è semplicemente voglia di avvicinarsi, secondo me, a questo sport bellissimo. Come ho detto prima, ti prendi in una maniera incredibile. Io richiamerei anche Roberto per farvi capire dentro. Roberto, vieni un attimo che ci fai vedere, ho visto che hai anche in mano una stupenda arma originale, e sì, così adesso ce ne parli un attimino, ma soprattutto l'alchimia della polvere nera. Parliamo un pochettino anche di questa cosa qua. La polvere nera nasce praticamente in Cina, però non ha potere esplodente, solamente come carburante la usano per i razzi, fuochi artificiali, queste cose qui. Siamo nel 1300 che gli arabi trascrivono su un libro le vere proporzioni delle tre componenti della polvere nera, che sono sal-nitro, zolfo e carbone, dove l'abate Baco Bacone nel 1300 traduce questa ricetta e fabbrica la polvere nera esplosiva, e lì nasce la polvere nera. Poi negli anni naturalmente nascono le armi. Le prime armi sono cannoni grossi per demolire le mura dei castelli, poi si passa ai fucili per il tiro più lungo, poi le pistole, poi si passa ai tipi di accensione della polvere nera, che si va dalla miccia, che è una corda infuocata, qui siamo nel 1400, poi si passa alla ruota, una ruota che si carica come un orologio e fa poi le scintille con il cane. Poi passiamo alla pietra, al selce, e poi passiamo nell'Ottocento, quello che interessa a noi dell'avancarica, al luminello con la capsulina. Qui in mano ho una pistola di Karl Pirko, come vedrete scritto, famoso armaiolo austriaco del 1800 alla corte degli Asburgo. Adesso vi farò vedere una cosa. Questo è il duca di Rheinstadt, il figlio di Napoleone II, che gli amici gli regalarono una cassetta da duello, perché allora usava ancora il duello, di queste pistole, delle pistole a luminello. Qui ci va il luminello e poi si scatta, naturalmente si punta, tutte queste cose. Eccomi qua Roberto, non mi sono distratto ma stavo guardando una cosa molto importante, perché non abbiamo mai detto una cosa ancora, non l'abbiamo ancora mai detta, ma torno alla nostra Maria Luigia, ben rappresentata in questo splendido quadro, per dire che noi abbiamo tuttora in carico un trofeo importantissimo, che è il trofeo Maria Luigia, uno dei più belli, uno dei più antichi trofei di tiro ad avancarica, altissima partecipazione, è un trofeo conosciuto a livello internazionale da tutti, è un trofeo bello perché unisce chiaramente la bellezza di Parma, della città, al fatto anche di premi molto importanti. Allora richiamerei un attimino, per chiudere la parte sportiva, il nostro responsabile delle attività sportive, Andrea Vicini. Andrea, il giovane che si vuole avvicinare a questo splendido sport in sicurezza, con passione e, dico una seconda volta, in sicurezza. Va bene, d'accordo. Cosa deve fare? Bene, allora il tiro a segno si può iniziare già all'età di 10 anni
con le attività d'aria compressa, che sono le attività sportive con quelli che noi chiamiamo attrezzi sportivi, appunto pistola e carabina. È un'attività molto formativa dal punto di vista sia mentale che fisico, e quindi è assolutamente raccomandato anche per migliorare la memoria e tutte le attività di concentrazione. Un accenno ai veterani dello sport, dove abbiamo tanti campionati italiani dove si può gareggiare nelle varie discipline di tirosegno. E quindi per concludere, grazie mille Andrea, sei stato fantastico. Per concludere, ricordiamo anche un'ultima cosa, che oltre alle originali c'è tutto un mondo che è quello che chiaramente manda avanti il tiro da bancarica, che sono le repliche fatte su disegni solo su armi originali. E ricordiamo una cosa, in Italia abbiamo i più grossi produttori a livello mondiale di repliche, tutti vengono a comprarle da noi. L'invito è: ragazzi, alzatevi dalle sedie, venite a fare uno sport che vi permette di conoscere socialmente tantissime persone, altri atleti importanti, ragazzi e ragazze da tutto il mondo, dalla Germania alla Slovenia, passando per la federazione brasiliana o portoghese, dove tra l'altro abbiamo dei risultati importantissimi. Venite, dove ci trovate? Ci trovate al Tirosegno Nazionale, abbiamo il nostro ufficio, che è un ufficio storico, anche semplicemente per portarci un saluto venite. Vi accogliamo, vi spieghiamo un pochettino di storia e, perché no, vi facciamo provare quello che è le possibili tecniche, le possibili armi che avremo in quel momento lì. Per chiudere, direi, andiamo a vedere la vetrina delle armi insieme e andiamo a salutare la nostra amica, la dottoressa Sandrini, e ringraziamola per la sua ospitalità. Grazie Francesca, grazie mille. In questa vetrina c'è una piccola selezione di armi del periodo legato appunto al museo. Tu qui hai solo sale da scoprire praticamente. È un museo che non è grande, ma è veramente molto denso, quindi gli da oggetti prendere con calma. Con calma, ci vuole calma, pazienza e interesse. Poi anche dalle più piccole cose in realtà ci sarebbe un po'. Noi ti ringraziamo e ti invitiamo a provare con la legna di tiro. Magari proprio quella lì che hai